Come trasformare la tua energia sessuale in quell'energia che ti accompagna 24 ore al giorno? Come togliere di mezzo quel senso di insoddisfazione o dipendenza sessuale nel momento in cui finisci il tuo fare all'amore? Tutto è esattamente come deve essere. Dipende tutto da dove poni la tua attenzione e la tua consapevolezza. Benvenuto sul canale di Nob, il mondo invisibile, dove ti porta alla scoperta della energia giusta e quell'energia abnorme che hai per vivere al meglio la tua vita e per stare sempre sulle vibras alte. Ti sarà sicuramente successo, sia che tu sia uomo sia che tu sia donna, che nel momento in cui finisce l'atto sessuale, anche se è stato super performante, ti senti, e qui ci sono due emozioni diametralmente opposte, ti senti o completamente svuotato e insoddisfatto, o ti si crea, soprattutto se sei donna, una sorta di senso di attaccamento. Questo è il risultato del vivere l'energia sessuale solamente relegandola all'atto fisico. Il momento invece, quello precedente, dove inizia tutto, dove si entra nel girone della morte nel senso buono, è quello dell'eccitazione, che carica invece tutti. Quindi l'atto sessuale lo possiamo dividere in 3 fasi principalmente, che sono l'eccitazione, che è quella che carica tutti, quello che c'è nel mezzo, in between, e la fase finale dell'orgasmo o meno, e quindi dell'apoteosi, dell'esplosione, dell'eccitazione che finisce, quindi che scema piano piano. Secondo la teoria del taoismo e secondo anche la teoria del tantra, e magari converrai con me se riesci a pensare un attimo fuori dal box, dalla scatola, tutto si crea, tutto viene distrutto, tutto svanisce. Questa è una costante della nostra vita quotidiana e non c'entra niente la morte, anche se su questo canale trovi moltissimi video che ti fanno capire esattamente che cos'è la morte e la sua energia. Ti faccio un esempio: vai a vivere in un paese nuovo, quindi sei super eccitata perché è tutto nuovo. Poi c'è la fase, quella calante, in cui diventa invece tutto normale, quindi perdi l'energia, perdi il ritmo del famoso flusso. Ti faccio un altro esempio. Non hai ancora la patente, prova a pensare a quando hai preso la patente, perché immagino che tu che starai guardando sicuramente hai più di 18 anni. Guarda, gioco la casa, no dai, scherzi a parte. Nel momento in cui inizi a fare le tue prime guide sei nella fase dell'eccitazione, poi c'è la fase calante in cui cominci a guidare. Sì, le prime volte te la fai un po' sotto, però l'eccitazione scema, diventa una cosa normale. Questo è riconducibile a tutte le cose che facciamo nella nostra vita. Come fanno le persone che hanno un'attività o le persone che hanno una storia d'amore a essere sempre cariche? A parte che se hai visto altri video su questo canale, e se non li hai visti guardali, parlo spesso di come sfruttare al meglio la tua energia sessuale, ovvero l'energia più potente che hai, per riportarla anche nella tua vita in verticale, il cosiddetto orgasmo verticale. Perché l'energia sessuale, essendo un'energia creativa, nel momento in cui la trasformi entra nella tua vita. Quindi, tornando al link che ho appena fatto, come fanno le persone ad avere sempre la passione a essere carichi di energia, che poi è l'energia sessuale? Perché tra l'eccitazione e la fase dell'esplosione, in cui comincia a scemare, scendere tutto, c'è il in between, in mezzo. Quel punto che è in mezzo è esattamente lì in cui tu devi riporre la tua consapevolezza, la tua attenzione, cercando di farlo veramente molto semplice, perché sono temi dei quali purtroppo fino adesso non si è parlato moltissimo. Quel in between, e lì in quel between, in mezzo, è tutto esattamente come deve essere. C'è il tuo flusso, c'è la tua passione, c'è
la creazione, c'è lo spazio creativo, c'è la creazione, perché che cosa succede? Che nei momenti in cui c'è l'eccitazione, tu passi dal momento della creatività, passione, per poi scemare quando arriva l'orgasmo. Se tu la tua attenzione la poni all'orgasmo o alla parte finale del rapporto, se non c'è l'orgasmo, nel momento in cui finisce, la tua energia sessuale non l'hai trasformata in altro, la tua energia sessuale se ne è andata nella maniera più veloce e sbagliata possibile. Se tu invece, anche quando stai raggiungendo l'orgasmo, l'hai raggiunto, riporti l'attenzione alla creatività, al between, al mezzo, nel momento in cui l'atto sessuale finisce non ci sarà più, non avrai più la sensazione, emozione di sentirti né svuotato, di non sentirti insoddisfatto e di non sentirti tantomeno con, un termine che si usa molto oggi, che rende molto l'idea, la fotta di fare ancora sesso. Quindi l'attenzione, la consapevolezza va messa tra le due fasi. Quindi, per farti un altro esempio e per rendere il tutto ancora molto più semplice, la prima fase, la parte iniziale dell'eccitazione, la possiamo ricollegare al sole, al fuoco, alla grandezza, a qualcosa che scalda, che espande. Poi c'è il between in mezzo e poi c'è la parte finale, l'eccitazione, l'amplesso, l'esplosione, che invece viene rappresentata dalla luna, per cui c'è qualcosa che va in alto, il picco, per poi scendere. Quel between che c'è in mezzo è l'illuminazione, è lo spazio della creatività, è la tua connessione con colui o colei che ti ha creato. Il Tantra, e qui sul canale di Nobel Mondo Invisibile trovi tantissimi video su questo argomento, non affonda le sue radici e le sue basi sulle posizioni erotiche né tantomeno sulle posizioni che ti fanno godere di più. Solo il 12% di tutto quello che il Tantra insegna, completamente diverso invece dal taoismo, si basa su qualcosa di fisicamente legato alla sessualità. Il resto è assolutamente concentrato, il resto del focus è assolutamente sulla tua consapevolezza, sulla tua attenzione, dove poni la tua attenzione. Ecco perché in India, e si pensa spesso che in India ci sia una cultura molto puritana, i famosi guru, anche non i guru, che sono esperti di questo argomento, non parlano mai dell'energia sessuale quando gli viene fatta la domanda su come trasformarla, ma cercano sempre di girare la frittata, come abbiamo fatto in questo video, e di riportare l'attenzione, la lente di ingrandimento su dove poni tu la tua attenzione, su dove poni tu la tua consapevolezza. Ed ecco perché andiamo ancora più a fondo, e qui ti dico un'altra chicca: non è importante tanto, e qui ci hanno martellato veramente all'infinito, soprattutto agli uomini, il fatto di avere l'orgasmo, raggiungere l'orgasmo senza l'eiaculazione, ma è importante per l'uomo dove pone l'attenzione anche lui, se la pone anche nel momento in cui raggiunge l'orgasmo, e quindi appunto non è importante l'eiaculazione, dove pone la sua attenzione, dove pone la sua consapevolezza. Nel mezzo, deve essere sempre nel mezzo, e questa è una cosa veramente molto difficile. Se riesci a portare la tua attenzione nel mezzo, a farla tornare in quel between, in quello spazio vuoto, hai trasformato la tua energia sessuale nell'energia più forte, nell'energia creativa, e quindi sarai super carico, sarai super dinamico, e questo frizzi e questa passione ce l'avrai anche nelle attività piccole quotidiane, perché l'energia sessuale è proprio la più forte, perché nel momento in cui riesci a trasformarla contamina nel vero senso della parola tutta la tua vita. H24, anche se questa definizione non mi piace. 24 ore al giorno. Non sono brava in tantissime cose sono lenta,
sono veramente lenta, ma in altre cose come il mondo visibile, come riuscire a usare la mia energia sessuale in tutta la mia vita quotidiana e quindi avere un rapporto sessuale dove riesco a stare nel mezzo, è una cosa che mi è sempre venuta molto molto facile. Predisposizione personale, ho avuto un'altra vita in cui sono stata in India e ho imparato tantissime cose, non lo so, e questo lo condivido con te perché può veramente succedere e succede di riuscire ad avere un rapporto sessuale con il tuo partner in cui riesci a tornare in quello spazio in between, in mezzo, e cambia assolutamente, cambia completamente, non c'è dipendenza, non c'è svuotamento, non c'è senso di attaccamento una volta che è finito il rapporto sessuale e ti senti dinamico e dinamica veramente in tutte le azioni quotidiane che fai. Se vuoi approfondire questo argomento ti lascio un link e la mia mail nella descrizione per le consulenze. Io spero vivamente che questo video ti possa aiutare a diventare padrone della tua energia sessuale, a smettere di darla in giro a random o di non aver messo veramente le mani in pasta in tutti i sensi dentro la tua energia sessuale, perché ti cambia notevolmente la vita. Qui sul canale trovi moltissimi altri video sull'energia sessuale, te ne lascio un altro qui. Noi ci vediamo alla prossima per un'altra puntata su come mettere il turbo alla tua energia erotica, perché esiste un modo molto pratico, e ne parlerò nel prossimo video, veramente molto pratico, per trasformare la tua energia sessuale. Un altro modo, oltre a quello di stare, quando sei in orizzontale, nel punto di mezzo. Esiste un altro modo, quando sei in verticale nella vita di tutti i giorni, di come trasformare la tua energia sessuale, di metterla in circolo, ed è una cosa che gli italiani spesso non fanno, sia uomini che donne, o della quale si vergognano molto. Noi ci vediamo alla prossima. Se vuoi ti puoi iscrivere al channel, puoi mettere like, puoi commentare e puoi condividere questo video con persone che secondo te sono aperte mentalmente, sono curiose soprattutto e vogliono stare sulle vibras alte. Ciao belli!